questo bel disegno? No, Ma perché? è ben aperto. Alberto chi? Il mio redattore preferito. Ah, ok. Mamma, queste sono i colori della briantea. Uno rosso, verde e giallo. E ne manca uno. Quale colore è che manca? Il? Blu. Ecco. Ok, adesso li hai tutti. Beh, direi che adesso è perfetto. Perincolo best, تعالى يلا. حاضر يا ادم. Papone, Uè, vieni dimmi. un attimo. Arrivo. Com'è? Volevo dirti che ieri T'ho chiamato poi ieri, no? Perché vedevo che non arrivavi, mi sono un po' preoccupato. ero impegnato perché mi hanno chiesto di aiutare il resto della squadra per mettere su una lastra. Ah, ok, io ho visto che passava l'ora X, ho pensato di chiamarti, anche se so che quando sei al lavoro è meglio non disturbare, ma ormai era transitata l'ora del lavoro, ho pensato, sentiamo com'è. La Briantea com'è? Come va? Bene, Oggi allenamenti? allenamenti e partita. Ok, a che ora la partita? 9 meno un quarto in casa. Bene, tempo dovrebbe tenere, Speriamo. te lo auguro, ve lo auguro a tutti.
Giulia, vieni. Eccomi qua, arrivo. Pronta, Agatha? Quando stavamo aspettando Giulia non sapevamo nulla di quello che avrebbe avuto. È nata con un piede torto, il che ha portato fin dai primi giorni di vita delle manipolazioni per riallineare il piede. Essendo nel reparto di neuropsichiatria infantile, doveva sottoporsi anche a delle visite psicologiche. Gli psicologi hanno notato che c'era sempre un ritardo, piccolo o grande, ma sempre comunque un ritardo in tutte le tappe normali dei bambini. Siamo venuti a conoscenza all'età di 1 anno e mezzo più o meno delle problematiche genetiche di Giulia, nel senso che non esiste un nome e non esistevano all'epoca, ma nemmeno tuttora, dei dati certi su quello che sarebbe stato, cosa avrebbe comportato e come sarebbe cresciuta. Fin da piccolina è sempre stata una bambina molto solare, molto socievole, anche se le difficoltà nel parlare e nei movimenti anche basilari erano sempre abbastanza evidenti. Noi vivevamo in provincia di Venezia, dove io sono nata e cresciuta, e uno dei motivi per cui abbiamo deciso di lasciare la provincia di Venezia è stato proprio l'ultimo anno scolastico, la quinta elementare, dove i ragazzi crescevano ma non riuscivano ancora a capire che cos'era Giulia, chi era Giulia, nonostante ci fossero ragazzini che la conoscevano dalla prima materna. Nell'ultimo anno, la quinta elementare, cosa che non si direbbe conoscendola, lei andava a scuola piangendo. Io alle volte che ho visto piangere Giulia penso di poterle contare sulle dita di una mano. Non c'era niente che la turbasse al punto da farla piangere, tranne quell'ultimo anno. Vista la situazione abbiamo deciso, ok, basta, cambiamo e siamo arrivati qui. Da qui, appunto, a 2 settimane dal nostro trasferimento avevamo già preso contatti con la scuola e ha cominciato questo nuovo percorso scolastico e poi abbiamo cercato di avvicinarla allo sport. Prima non aveva le idee molto chiare su cosa volesse fare e allora abbiamo optato per il nuoto. Fa sempre bene riuscire a stare a galla, è una cosa molto utile, e allora ci siamo rivolti alla piscina di Giussano, dove per gli atleti disabili si appoggiavano a degli insegnanti privati della Briantea 84. Quindi abbiamo cominciato a conoscere questa realtà tramite la sua insegnante di nuoto, che si è dimostrata fin da subito un altro mondo completamente, una personalità buona, semplice, riusciva a entrare in comunicazione con Giulia, ma anche con le altre ragazze che poi ho conosciuto, in maniera completamente diversa da quello che c'era capitato fino al nostro arrivo qui.
Ja, ich möchte genau das am besten. Ja, Shabab. Caffè grande. Gallino. Mi chiamo Karim, ho 21 anni, sono nato a Milano da genitori egiziani. Sono in carrozzina da quando avevo 4 anni, ero in vacanza con i miei genitori in Egitto e un giorno sono caduto e ho smesso di camminare. E ho passato quasi un mesetto e mezzo in un ospedale lì in Egitto, ma non hanno capito il motivo dell'accaduto. E quindi siamo rientrati dalle vacanze cercando risposta qua in Italia, ma tutti dicevano la stessa cosa: mielite, infiammazione dello spinale, data da cosa non si sa. Nel primo periodo i miei l'hanno vissuta un po' male, perché comunque dal nulla cerchi di capire cosa è successo e loro non lo capivano. Io invece non me ne sono neanche accorto, cioè ero troppo piccolo per comprendere tutto quello che accadeva intorno a me o quello che stava succedendo in generale. Però poi crescendo verso quarta, quinta elementare, quindi 9-10 anni, comincio a farmi delle domande anch'io, cioè me ne accorgo che sono seduto su una carrozzina, che tutti mi trattano in modo differente, i bambini si fanno domande: ma perché sei su una carrozzina? E io che a tutte queste domande non so dare una risposta, cioè perché a me sembra di essere nato così, perché avevo 4 anni e sono sempre stato così da quando me ne ricordo, diciamo. Ed è stato un periodo un po' buio, dove io ero un po' scontroso perché non volevo che nessuno mi facesse domande sulla mia condizione, perché più che altro non sapevo rispondere e io non vedevo niente di male nella mia condizione, cioè per me non c'era niente di diverso rispetto agli altri, ma la diversità c'era invece. Poi cominciando con l'ospedale, con la riabilitazione, mi hanno consigliato di andare a fare sport e ho provato tanti sport, dal tiro con l'arco al nuoto, al tennis, ping pong, pallamano, pallanuoto, però nessuna mi piaceva, cioè erano troppo singolari, troppo monotoni e non mi davano quel qualcosa che dico: caspita, è lo sport che voglio fare, finché un giorno, a 14 anni, finale di Champions League a San Siro, mentre stavo guardando la partita si avvicina questo signore, padre di un mio compagno della giovanile, della Briantea, e mi chiede se facessi sport. Io in quel momento gli ho detto di no, quindi lui mi ha proposto di provare a giocare a basket in carrozzina per appunto la Briante 84 e a me lì mi si sono illuminati gli occhi, perché finalmente avevo trovato una realtà, una squadra con un campionato dove potevo giocare, allenarmi e faccio delle partite. Mi sembrava stranissimo perché non ho mai visto così tante persone con disabilità comunque, ma della mia età, tutti insieme in un unico posto che giocavano a basket, una roba che comunque a me piace. E sono rimasto un po' scioccato all'inizio, però mi hanno aiutato ad ambientarmi nel migliore dei modi e da lì è cominciato il mio cammino di crescita con Briantea nel gioco del basket in carrozzina.
ho passato quasi tutta la mia vita nelle comunità. Ho fatto le scuole elementari sulla nostra famiglia di Vedano, superiori le ho fatte su a Bosisio Parini, poi mi sono fermato un attimo, ho fatto un periodo a casa mia e poi sono ritornato in comunità. Essendo figlio unico, non ho fratelli né sorelle, mia madre è morta nel 2002 e mio padre è morto nel 2007. Dopo la morte di mio padre ho avuto compagnie che mi hanno usato, approfittavano della mia bontà. Dicevo di andare via e non andavano via. O facevano casini in casa e dopo dovevo mettere a posto io. Dopo aver subito tutte queste malelingue delle compagnie, l'assistente sociale ha trovato questo posto qua, questa comunità alloggio. La vita in comunità era difficile, però piano piano mi sono adeguato. Avevo difficoltà nel condividere gli spazi con gli altri compagni perché prima avevo i miei spazi a casa mia e qua ho dovuto rimparare a ricondividere gli spazi con altre persone. Fabrizio! Fabri! In Briantea sono venuto a conoscenza per un compagno che c'era prima qua, che giocava. Mi ha detto dai vieni dentro a provare, era giugno e poi a settembre mi sono iscritto. Fino a quando non sono venuto a conoscenza di Briantea non facevo nessuno sport. Sono arrivato a Briantea e ho visto il calcio, ho detto questo è il gioco che fa per me. Perché si fa gruppo, si fa squadra, si aiuta tra i compagni, c'è armonia, c'è il momento che si ride, c'è il momento che si diventa seri, c'è tensione, c'è di tutto. Mi mancavano queste emozioni qua che non vivevo da tanto tempo. Tramite Briantea le ho ritrovate. Siccome c'è qualcuno che è due o tre settimane che non si presenta, ok? Io ne porto 10. No, voi due non fate il gruppo perché siete un disastro. Dai ragazzi, facciamo un po' di riscaldamento col pallone, dai. Avevo iniziato come giocatore esterno e poi quando il portiere ufficiale si è un attimo fermato mi hanno messo a me in porta. Bravissimo Dani. Il ruolo del portiere è un ruolo di responsabilità. Il portiere è il muro portante della squadra. Se il portiere ci fa entrare tutte le palle, la casa crolla e la squadra perde. Dopo aver avuto
una brutta esperienza di prima, ho imparato dai miei errori a non ricaderci più in queste brutte compagnie. Briantea in questo mi ha dato una mano a capire qual è giusto e qual è sbagliato. Quando ero piccolo ero un bambino che gli piaceva molto giocare con gli amici, fare sport, e all'età di 6 anni, mentre stavo giocando a pallone, ho attraversato la strada per andare verso casa e una macchina mi ha praticamente preso e ho avuto un incidente. Questo incidente mi ha portato ad avere diversi problemi e da lì sono rimasto in carrozzina. La fortuna è stata che io ero comunque un bambino, non ero consapevole del danno, ero incosciente, quindi ho preso tutto all'inizio come se fosse stato un gioco. Dopo diversi mesi sono stato dimesso dall'ospedale, mi hanno portato a casa e dopo una settimana mi hanno fatto seguire da un ospedale specializzato nei traumi causati dagli incidenti. Sono stato 2 o 3 mesi ed è stato il mio primo approccio con la carrozzina, quindi ripartivo da zero. Pian piano sono riuscito a rimettermi in gioco e a continuare ad essere un bambino e a cercare di fare tutte le cose che normalmente a quell'età si fanno, e quindi cercare di giocare e di cercare di stare con gli altri bambini. All'età di 14 anni sono venuto a conoscenza del basket in carrozzina e dell'esistenza del CIS Napoli Afragola vicino a casa mia. Fu un giorno speciale per me, anche perché avevo stimolo e voglia per provare a fare uno sport di gruppo, e da lì in poi iniziò tutto il mio percorso del basket in carrozzina. Feci il primo anno ad allenarmi con la prima squadra. Il mio primo traguardo è stato quello di entrare a far parte, di giocare in una squadra di Serie A, e questo è avvenuto nel 2010, quando la Briantea mi chiese di salir su per entrare a far parte della prima squadra. Il presidente Alfredo Marson mi chiese di cambiare il mio stile di vita per dedicarmi totalmente al basket in carrozzina. Rimasi senza parole, perché comunque era una decisione da prendere molto difficile. I miei genitori mi diedero carta bianca per poter fare il mio percorso. All'età di 18 anni mi ritrovai a dover vivere delle situazioni molto belle, ma non ero più nella mia comfort zone. Non avevo più i genitori dietro che mi preparavano da mangiare, le faccende domestiche, e quindi a quell'età mi ritrovai nel nord Italia, in Brianza, a vivere quella nuova esperienza. Fu molto positivo perché mi diede modo di crescere come uomo, come persona. È stata la mia prima esperienza fuori casa. È stata una scelta difficile per mia madre e anche per mio padre soprattutto, perché non ero autonomo. Avevo sempre mia madre vicino. All'inizio non avevo in programma nulla, in realtà volevo semplicemente vivermi l'esperienza. Dopo diversi anni ho iniziato a capire che Briantea per me era la seconda casa. We play one time. We play 5 and 5.
15 minutes. Alessandro, Simone or Filippo, one from you go in the middle line, out. That you play back here 4-4. Okay? When you make a shot, you score or you lose the ball, I don't know here. And the player stay in the middle, start to the outlet to the ball, and you go once more 5-4. Middle side. Io sono il capitano della squadra di basket in carrozzina, che diciamo è il settore più conosciuto e più visibile all'interno di Brianti 84. Però Brianti 84 non è solo basket in carrozzina, ma è anche altre discipline che contano più di 150 atleti e sono basket in piedi per atleti con disabilità intellettivo-relazionale, nuoto per atleti sia con disabilità fisica che con disabilità intellettivo-relazionale, calcio per atleti con disabilità intellettivo-relazionale e atletica per atleti con disabilità intellettivo-relazionale. E all'interno della squadra di basket in carrozzina è presente anche una squadra giovanile di basket in carrozzina che rappresenta un po' quello che è il futuro della squadra di Serie A. Brianti 84 nasce appunto, come dice il nome, nel 1984 grazie all'idea e alla passione del fondatore Alfredo Marson, che decide appunto di fondare una propria società sportiva, spinto anche da suo figlio Cristiano, che ha una disabilità e che per diversi anni è stato un atleta di Brianti 84. Tutti dobbiamo tantissimo ad Alfredo, a tutto quello che ha fatto a partire dal 1984, in tutti gli anni in cui è stato presidente della società, a tutta la passione che ci ha messo, alla voglia, all'esuberanza a volte che ha portato e che però ha permesso alla società di crescere, al mondo sportivo paralimpico di accorgersi di una società sportiva come Brianti 84 e dell'importanza che svolge nella vita di tutti i giorni di tantissime persone. Però appunto è partito tutto da Alfredo, dalla sua famiglia, ed è grazie a loro che oggi siamo qui a poter raccontare 40 anni di storia e 40 anni di successi. Ciao, ti sei svegliata? Giusto in tempo per salutarmi che vado agli allenamenti? Buon allenamento! Ci vediamo stasera allora. A stasera allora, Ti aspettiamo. Ciao. Ciao. Ho iniziato a giocare a basket in carrozzina nel 2003, sono nato e cresciuto cestisticamente in Briantea. Ho subito un'amputazione della gamba sinistra sopra il ginocchio nel 2002, andavo per i 15 anni, quindi ero proprio un ragazzino e ho scoperto di avere un osteosarcoma, quindi una malattia ossea che purtroppo non sono stato in grado di curare definitivamente e quindi ho dovuto subire questo intervento chirurgico di amputazione della gamba. Dopo circa un anno sono venuto a conoscenza dell'esistenza di Brianti 84, io che non avevo mai conosciuto il mondo degli sport paralimpici, quindi tantomeno il basket in carrozzina, però grazie a degli amici di famiglia ho scoperto che appunto nella zona proprio vicino a casa mia esisteva una squadra sportiva paralimpica, una squadra di basket in carrozzina di alto livello
e questo mi ha permesso di poter iniziare a giocare a basket in carrozzina. Circa bene 19, 20, 21, 22. Giulia, amore, puoi venire un attimo? Io ho messo questa zampa. E io metto il cappellino, così. Ehi, dobbiamo preparare la borsa per l'allenamento, ok? Vai tu? Sì, ma... Bene. Dov'è? Amore, aspetta, tieni. Prendi le cose, dai. Amore, prendi le tue cose, dai. Ok. Ok. Posto? Posto. Chiudiamo. Cosa manca? La borraccia. Ah, ok. E anche Il disegno. Ah, ecco. Bene. Tieni. Ti ricordi di Sabrina, la tua insegnante di nuoto? Mi insegnava a nuotare. E stai a galla a nuotare con i tubi anche. E nuotare sott'acqua. E fare i tuffi dall'inizio. E quindi mi è un pochino piaciuto il nuoto. Ok. Sali su. Posto tuo. Lei non ha mai avuto paura dell'acqua, anzi. Il problema era proprio farle acquisire la sicurezza giusta, non la sicurezza dello stare in acqua. E, impensabile, ma nel giro di pochissimo tempo è riuscita, proprio con lo stimolo giusto, a imparare cose che non pensavamo. E poi aveva voglia di cambiare. Probabilmente era arrivata a quello che voleva ottenere. Lei voleva saper nuotare, stare a galla e c'era riuscita. Allora le abbiamo chiesto molto tranquillamente che cosa volesse fare e come prima risposta ha dato atletica. Mi piaceva il nuoto, ma adesso ho cambiato sport. Adesso ho l'atletica brillante 84. Mi rilassa correre quando sono soprattutto in gara. È più bello correre. Appena entrata nel campo di atletica di Cantù, l'ho vista cambiare. Le è esploso un sorriso, era felicissima e abbiamo deciso di continuare con questa esperienza che fin da subito si è dimostrata per lei qualcosa di incredibile, non so come dirlo meglio. Ha sempre questa voglia di andare perché sta bene con i suoi amici di atletica, sta bene con questi allenatori, con tutti i volontari che ci sono. Fantastico. Apri lo zaino. No, dai, mettiamo. Ma Alberto, quelli lunghi o quelli corti ti servono? Quelli lunghi. Quelli lunghi, dai, vado a casa proprio. Grazie, Giulia. No. Grazie, mi fai piangere. Grazie, Gioia. Non dovevi. Piantea le ha portato sicurezza, padronanza di sé, gioia, felicità. Si riflette in tutti gli aspetti della sua vita. È una cosa che le dà talmente tanta soddisfazione proprio perché pensa al suo sport. Si sente parte di questa grande famiglia e le hanno permesso anche di sviluppare appunto queste autonomie personali che prima non aveva. Ma soprattutto è felice, è serena e ha trovato un ambiente dove può essere se stessa, fare il suo sport, stare con gli amici e ha tutto in un unico posto. Mi piace un sacco stare con i miei amici. Continuerò a farlo sempre, 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 sempre di più. Distendo bene il braccio dietro.
Io ho iniziato come giocatore, ho fatto 7 anni come atleta e poi da 2-3 anni sono passato a fare l'allenatore portieri e essere anche staff. Questo mi sembra positivo perché ho capito che è bello aiutare gli altri. Io mi sento già aiutato. Briantea mi ha dato ruoli di grande responsabilità. Vado anche su a allenare dei ragazzini su alla nostra famiglia. Sono minori, quindi hai anche il doppio di responsabilità di uno che è maggiorenne. Anche noi oggi bravi. Ragazzi, sapere che eravamo belli, vero? Ciao, ciao, ciao. Buona, bravo Andrea. Io faccio fatica a dare emozione. Sono timido e non riesco a mostrarti la mia emozione com'è in quel momento. Me lo dicono che sono freddo. Se me lo dicono perché sarà vero. Aspetta che arriva di là uno! Io ho iniziato con la squadra giovanile nel 2017, che avevo 14 anni. Ho passato tutto il primo anno ad allenarmi e a prendere dimestichezza appunto con il pallone, con la carrozzina e a imparare un po' come funziona il gioco. Il secondo anno ho cominciato a giocare appunto il campionato con la squadra giovanile. Per me era un'emozione unica, proprio scendere in campo, poter viaggiare in tutta Italia, era qualcosa di nuovissimo e bello per me. E mi ha fatto anche crescere tanto. Il fatto anche di potermi allontanare da casa per 8 giorni e vivere da solo, cioè non da solo comunque, ma avere le mie responsabilità mi ha aiutato tanto a crescere e a essere la persona che sono oggi. Poi piano piano con la giovanile, col passare del tempo, miglioravo sempre di più e la società ha deciso che potevo cominciare ad allenarmi con la prima squadra, ovvero la Serie A. E ho cominciato il primo anno a fare 2 allenamenti con la giovanile, in più facevo altri 2 allenamenti con la Serie A, quindi sono passato da 2 allenamenti a settimana a 4 allenamenti a settimana. E poi pian piano col passare degli anni sempre di più allenamenti con la Serie A e continuare sempre ad allenarmi con la giovanile e a giocare il campionato finché appunto la mia età non me lo permette, perché nel campionato giovanile l'età è fino ai 22 anni. Maybe they miss and we make box out to have a problem with them. Okay? Thank you for your good job. See you tomorrow. Okay. Go. Thanks. Go. Mio papà nella mia vita è stato fondamentale,
Fin da piccolissimo lui mi ha sempre sostenuto, cioè mi ha sempre aiutato a fare quello che volevo fare, anche tutti i giorni portarmi al campo per allenarmi era un po' uno sbattimento, però mio padre non me l'ha mai fatto sentire questo, cioè anzi era sempre lì disponibile ad accompagnarmi all'allenamento, lasciava il lavoro magari qualche ora prima per potermi accompagnare e riportare e io per questo lo ringrazio tantissimo e lui lo sa che gli voglio un sacco di bene e se non fosse per lui non sarei quella persona che sono oggi, lo ringrazierò per sempre, per tutta la vita. Nella vita l'incognita è sempre dietro l'angolo, nel senso che noi quando ci siamo trasferiti abbiamo fatto l'ennesimo tentativo per cercare di trovare un ambiente il più sereno possibile per lei, ma senza dubbio abbiamo raggiunto il nostro scopo, soprattutto grazie a Briantea e sicuramente da qui non ci spostiamo più. Mia madre è stata sempre gentile, mi ha sempre aiutato, mi ha insegnato tanto il suo amore e quindi lo porterò sempre avanti. Io ho trattato bene mia madre, tantissimo. Grazie. Grazie a te. E poi mi fai commuovere, tu lo sai. Ho cercato di crearmi un qualcosa al di fuori del basket, perché amo tanto provare a fare nuove cose, a conoscere nuove persone e fare nuovi percorsi. Qualche anno fa ho intrapreso un altro percorso relativo alla mia città, che è Napoli. Ho aperto una pizzeria a Monza e questa pizzeria l'ho chiamata Ambriana, come lo spettro che porta il buon auspicio a Napoli, la bella Ambriana. Giù a Napoli ci sono delle usanze molto diverse rispetto qui al nord, perché per qualsiasi festa si organizza sempre qualcosa di grande. Essendo napoletano sento quella mancanza. Oltre alla mia carriera sportiva ho deciso di affiancare anche una carriera professionale perché, ahimè, un giorno la mia carriera sportiva finirà, spero più tardi possibile, spero di divertirmi e rimanere in forma ancora per molto tempo e quindi un giorno smetterò e mi ritroverò a dovermi confrontare con il mondo professionale con cui non avrei mai avuto nessun contatto. Attualmente sono ingegnere prodotto per una grande azienda che si occupa di progettazione e produzione di articoli sportivi, quindi lo sport comunque ritorna un po' anche nella mia carriera professionale. Mi sono diplomato l'anno scorso, vorrei laurearmi in architettura. Fin da piccolo volevo fare l'architetto. Mio padre lavora nel mondo dell'edilizia ed è sempre stato un mondo che mi affascina un sacco. I miei prof alle medie mi dicevano non puoi farlo perché poi implicava andare in cantiere. Anch'io personalmente non ho mai visto un geometra o un architetto disabile in cantiere perché proprio fisicamente è difficile andarci a lavorare. E diciamo che a quell'età lì mi sono messo un po' l'anima in pace, ho optato per fare interior designer, che comunque non è la stessa cosa, però è sempre nello stesso ambito, il poter creare o progettare qualcosa di mio dal nulla
che mi eccita e mi piace proprio tanto, e adesso sto appunto studiando per poter passare i test all'università e andare a studiare interior designer. Adesso il mio sogno più grande sicuramente, cioè se mi chiedono qual è il tuo sogno più grande, è vincere una Paralimpiade, però impariamo a prendere le cose con calma, step by step, e l'obiettivo è affermarmi prima con la squadra, essere uno dei punti fondamentali e poi pian piano scalare anche la nazionale e entrarci a farci parte e onorarla. Io credo che non ci sia mai un limite in quello che si fa, quindi è sempre più in alto. Volare più in alto credo che sia quello che mi ha guidato, ma non solo a me, anche tanti altri atleti sportivi paralimpici nella loro carriera sportiva. Perché effettivamente per essere un atleta di altissimo livello ti devi porre degli obiettivi sempre più in alto. E il fatto di superare step by step un obiettivo dopo l'altro ti permette sì di volare sempre più in alto per raggiungere il successo.